Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono i sistemi di tre equazioni in tre incognite. Questo tipo di esercizi solitamente sono un pochino più difficili, ma vi mostrerò passo a passo i passaggi per risolvere questo sistema. Partiamo! Il miglior modo per risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite, secondo me, è quello di utilizzare due metodi. Il metodo di sostituzione, che abbiamo visto nel video precedente, e il metodo per riduzione, noto anche come metodo di addizione e sottrazione. La prima equazione la esplicito, quindi prendo y e porto tutto il resto di là. 2x portato di qua viene meno 2x, meno z portato di qua viene più z e più 5 lo ricopio. Ora sostituisco il valore di y nelle altre due equazioni, quindi 3x lo ricopio, meno al posto di y ricopio tutto questo valore. Per cui il meno l'ho ricopiato, al posto della y ho ricopiato tutto questo valore, più 4z uguale meno 3. Stessa cosa nella terza equazione, meno x lo ricopio, meno al posto di y scrivo tutto questo, più 2z uguale meno 5 lo ricopio. Ora la prima equazione la barro così non perdo tempo ogni volta a ricopiarla e vado a fare i calcoli nelle altre due. 3x lo ricopio, il meno davanti a una parentesi tonda devo cambiare segno a tutto quello dentro, quindi più 2x meno z meno 5 e il resto lo ricopio. Andiamo avanti, meno x lo ricopio, di nuovo il meno davanti alla parentesi cambio segno a tutto quanto e ricopio questi due. Di nuovo la prima la barro e sommo i termini simili. 3 più 2x 5x, meno 1 più 4 più 3z, meno 5 portato al secondo membro diventa più 5, meno 3, 2. Nell'ultima equazione ho meno 1 più 2, 1, quindi scrivo x, meno 1 più 2, 1, quindi più z, meno 5 vanno via perché quando al primo e al secondo membro ho una stessa cosa posso mandarlo via, quindi al secondo membro ho 0. Ora dicevo, in un sistema di tre equazioni in tre incognite, dopo aver applicato il metodo di sostituzione e aver fatto i calcoli, alle rimanenti due equazioni io suggerisco di applicare il metodo di riduzione. Quindi vi ricordo che dobbiamo fare in modo che i coefficienti della stessa incognita siano uguali opposti. Per esempio io qui ho più 5, quindi qua ho bisogno di avere meno 5. Cosa faccio? Moltiplico tutta l'equazione per meno 5. La prima la barro, la seconda equazione la ricopio esattamente così, la terza equazione moltiplico tutto per meno 5, quindi meno 5x meno 5z uguale a 0. Ora applico il metodo di riduzione che mi dice che devo andare a sommare in colonna i coefficienti, quindi meno 5 più 5 è 0, non scrivo nulla, più 3 meno 5z fa meno 2z, 2 più 0, 2. Come sempre dobbiamo dividere per il coefficiente davanti all'incognita, quindi dividiamo per meno 2 ambo i membri, così facendo al primo membro si semplifica e al secondo membro viene meno 1. Quindi ricopiamo in bella copia la soluzione e andiamo a sostituire al posto di z meno 1 in una di queste due equazioni. Per semplicità la sostituisco qui perché questa equazione mi sembra più facile come calcoli. Quindi x lo ricopio, al posto di più z metto meno 1 e la prima continuo a barrarla. Ora, meno 1 portato di qua diventa più 1 e quindi ho trovato anche la soluzione di x. Questa soluzione la ricopio e ora che ho trovato queste due soluzioni grazie al metodo di riduzione, vado a riprendere l'equazione che avevo usato di partenza, quella che avevo esplicitato, e vado a sostituire al posto di x e z i valori di x e z che ho appena trovato. Viene meno 2x, quindi meno 2 per 1 meno 2, più z, cioè devo mettere meno 1, e più 5 lo ricopio. Sommando meno 2 meno 1 meno 3 più 5 2. La soluzione la scrivo in ordine alfabetico, quindi prima la x, poi la y, poi la z. X uguale a 1, y abbiamo detto uguale a 2, z uguale a meno 1. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora, facile, vero?
Che ti dicevo, bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!